chiamo Lisetti Gabriele, vengo da Umbertide, faccio il tecnico qualificato alle macchine utensili. Fin da piccolo, abitando vicino a una stazione ferroviaria, vedendo passare il treno tutti i giorni, nasce la passione per il modellismo ferroviario. Avere dei modelli in azienda torna molto utile. Quando c'è qualche visita di un cliente si può far vedere senza passare per tutti i reparti produttivi. Si spiegano determinate cose grazie all'ausilio di un modello. Ho scelto questa scala 5 pollici, ossia scala 1 a 10, perché internazionale. Puoi girare tutta Europa con il tuo locomotore insieme ad altri appassionati del settore. Prego Lisetti, factotum di questa multa. Il mio primo progetto è stato un locomotore a manovra delle FS. I miei ultimi modelli sono stati mezzi d'opera, 2 tipi di tramogge, 2 tipi di carri pianali e un treno molatore di fabbricazione italiana di SRT. La collaborazione con Gabriele Lisetti è nata per caso fortuito. Abbiamo visto una sua presentazione riguardante i nostri mezzi e da lì lo abbiamo contattato. Era novembre, vado a consegnare il Vulcano in SRT e ho l'occasione di incontrare e parlare con l'ingegnere che ha progettato il molatore, quello vero. Abbiamo curato la progettazione all'interno di SRT in tutti i dettagli, calcoli strutturali, impiantistica, sviluppo e messa in tavola e poi realizzazione del veicolo. Ferrovia mi viene in mente i primi giocattoli del treno per Natale e poi mio padre e mio nonno, tutti e 2 ferrovieri sull'ex centrale Umbra, e da bambino la curiosità di capire come funziona quella macchina, vedendo questo treno, questo enorme locomotore, sapere che c'è un motore diesel, c'è un motore elettrico, il sistema di frenatura, il cambio, le trasmissioni, non so come descrivere, proprio una cosa bella, emozionante. Il ferroviere lavora e fa viaggiare altre persone sulla ferrovia. Se non ci sono i ferrovieri non c'è nemmeno il trasporto. Essendo figlio di ferrovieri, la ferrovia ce l'hai in casa, la vivi tutti i giorni, sai come funziona, conosci stazioni, treni, tutto l'ambiente, a partire dall'armamento ferroviario alle linee aeree, ai ponti, a tutto quello che comprende la ferrovia. Io purtroppo ho subito il terremoto del centro Umbria, quindi di conseguenza ho avuto anche la necessità di lasciare purtroppo la mia officina. Io sono qui, sulla mia nuova officina, qui a Umbertide. Qui mi sono ricreato la mia area, il mio tornio, il mio trapano, il mio banco, i miei modelli. È un'esperienza nuova, però il bello è andare avanti anche così. Perderci tempo, entri qui dentro, io stacco completamente la mente, 3, 4, 5 ore e sono qui dentro, costruisco, ragiono, penso e vado. Secondo me le persone sono affascinate dal modellismo ferroviario in scala ridotta perché hanno la possibilità di creare autonomamente un mezzo per intero. Quando parti da zero dai disegni originali e arrivi a 10 e fai il prodotto tuo finito, è bello anche farlo vedere alle altre persone che ti chiedono che tipo di tecniche hai utilizzato, i materiali che hai scelto. Le domande che mi fa Gabriele di solito sono legate agli spessori presi dalla CAD quando riporta il modello in scala.
Il modello deve essere dettagliato il più possibile. Una volta finito il mio molatore, sarebbe bello portarlo di fronte al molatore al 10 mole vero, metterlo a confronto, una destra e una sinistra, in modo tale che tu riesci a dire sì, io l'ho fatto uguale a quello vero. Secondo te c'è qualcosa che ti lega a loro? Belli, dai, belli, belli, un bambino.